Ciao a tutti e bentornati su Learnamo. In questo video mettiamo un po' da parte la grammatica perché voglio parlarvi di un fenomeno culturale tutto italiano, qualcosa che effettivamente è nata proprio qui, nel bel paese. E mi riferisco alle cosiddette big benches, panchine giganti in italiano. Ma di che sta parlando Graziana, direte voi? Ci sono panchine ovunque, in tutto il mondo e in tutta Italia. No, non come queste qui. Queste sono completamente diverse e adesso stiamo per vedere quali sono i loro segni particolari. Ecco, innanzitutto sono grandi, molto grandi, sono giganti. E poi sono anche colorate e si trovano su colline, montagne o affacciate su vigneti, coltivazioni, paesaggi mozzafiato. Ma chi ha inventato le big benches? Come sono nate? Tutto ha avuto inizio nel 2009 da un'idea del designer americano Chris Bangle, che ormai da diversi anni vive con sua moglie Catherine a Clavesana, un piccolo paese nelle Langhe in provincia di Cuneo, in Piemonte. E infatti la prima panchina gigante è stata collocata nel 2010 proprio qui, a Clavesana, nel suo paese. Ma perché proprio la decisione di realizzare panchine giganti? Perché proprio il simbolo della panchina? Ebbene, Chris Bangle ha scelto come simbolo della sua iniziativa proprio una panchina perché questa è sicuramente un po' un arredo per la città, finalizzato alla socialità, al riposo, alla calma, al relax. Tutte le panchine hanno dimensioni enormi e sono collocate in punti particolarmente belli, panoramici, interessanti, in modo da consentire a chiunque decida di raggiungere questa panchina e di sedervisi di godere di una vista mozzafiato incredibile, bellissima, su borghi, campagne, città, da un punto di vista alto e privilegiato. Sedendoci su queste panchine giganti, con questa altezza sproporzionata rispetto alle nostre misure e con le gambe penzoloni, torniamo un po' bambini. Quindi queste panchine ci consentono un po' di vivere quell'entusiasmo e quello stupore tipico dei più piccoli, capaci di divertirsi, giocare e meravigliarsi di tutto ciò che li circonda, anche le cose più naturali e più semplici. Ma queste panchine sono anche un'ottima occasione per rilassarsi dopo che si è fatta una bella passeggiata. Insomma, niente di più piacevole. Ma andiamo un po' a vedere nel dettaglio le caratteristiche di queste big benches. Come vi dicevo prima, sono colorate, ma i colori non sono casuali. Si tratta infatti di colori particolarmente sgargianti e sfumature che ricordano un po' le sfumature del paesaggio circostante. Quindi, per esempio, se una panchina è affacciata su una coltivazione di lavanda, sarà viola. Se invece si affaccia su una coltivazione di girasoli, sarà gialla. Se si affaccia su vigneti, sarà rossa o, che ne so, se si affaccia su una coltivazione di nocciole, sarà marrone. Ciascuna poi ha il suo proprio numero e, come vi dicevo prima, sono collocate in punti strategici particolarmente belli. A proposito di questo suo progetto, il designer Chris Bangle ha infatti dichiarato: siamo così ossessionati dallo scoprire cose sempre nuove che spesso ci neghiamo l'interessante esperienza di sperimentare cose ben conosciute
ma in un contesto diverso. Insomma, il suo intento era quello di permetterci di non sottovalutare e non dare per scontate le cose che ci circondano perché pensiamo di conoscerle bene. Poiché in realtà anche le cose che ci sono più vicine e che pensiamo siano note, nascondono in realtà delle caratteristiche, delle particolarità, delle sfumature che ci sfuggono se le consideriamo solo da un punto di vista superficiale. Quindi questa iniziativa nasce proprio per raggiungere questo obiettivo, di rivalutare un po' il turismo in quelle aree e allo stesso tempo dare una spinta in più alle attività economiche di quei posti. Un'iniziativa quindi veramente molto bella, che è stata anche molto apprezzata. Infatti la passione di Bengal per le panchine giganti nel giro di pochi anni ha conquistato proprio tutti, diffondendosi a macchia d'olio prima nelle Langhe, poi in tutto il Piemonte e in generale pian piano anche in tutta Italia. Pensate che ad oggi solo in Italia ci sono circa 200 panchine giganti. Ma non è finita qua, perché questa tradizione delle big benches sta anche superando i confini nazionali italiani. Delle 200 italiane la maggior parte si trovano, come vi dicevo prima, in Piemonte, ma ce ne sono anche in Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Molise e Puglia. Ma ce ne sono diverse anche straniere, in Scozia e in Polonia. Se volete trovarle e fotografarle tutte, potete utilizzare l'app gratuita TabUI. Questa infatti vi fornisce la mappa dettagliata di dove si trovano queste big benches e poi con la geolocalizzazione di Google potrete arrivare esattamente nel punto in cui si trova la panchina che avete scelto. In realtà poi oltre alla mappa sull'app ci sono anche altre informazioni riguardanti per esempio l'area, il territorio in cui la panchina si trova e il grado di difficoltà per raggiungerla. Altrimenti per qualsiasi altro tipo di informazione potete consultare il loro sito web. Questo inoltre vi darà varie delucidazioni riguardo un'altra cosa molto interessante legata alle panchine giganti, che è il cosiddetto Big Bench Community Project. Di che cosa si tratta? Ebbene, è una iniziativa senza fini di lucro che ovviamente ruota attorno alle panchine giganti di Bengal e che si propone vari obiettivi. In primis, come vi dicevo prima, l'idea di sostenere le attività locali e il turismo delle aree in cui si trovano le panchine, che sono comunque aree molto belle, ma spesso poco considerate perché poco conosciute. Inoltre è previsto sia il supporto tecnico a chi decide di costruire una nuova Big Bench, sia la collaborazione con le imprese dell'artigianato locale per realizzare dei prodotti relazionati con le panchine giganti, il cui ricavato verrà in parte destinato alle comunità coinvolte. Questo tipo di aiuti e di iniziative sono già state messe in atto e vi posso fornire alcuni esempi. L'abbigliamento di Cofam di Mondovì o i gioielli Bracco di Carrù. Ma non è finita qua, perché c'è un'altra cosa molto figa riguardo queste big benches di cui volevo parlarvi. Infatti, se deciderete di aderire all'iniziativa, vi rilasceranno una sorta di passaporto delle big benches. Quindi con questo passaporto avrete la possibilità di collezionare tutti i timbri delle varie big benches, perché appunto ogni volta che andate a visitarne una potete ricevere un timbro come prova che ci siete stati.
Questo timbro viene fatto nei negozietti vicini alla Big Bench e mostra il logo appunto dell'iniziativa e il luogo in cui si trova quella Big Bench. Bene, quando io ho scoperto l'esistenza di questo progetto ho pensato di condividerlo con voi. Personalmente non ci sono ancora mai stata, non ho ancora mai visto di persona una di queste Big Bench, ma non vedo l'ora di esplorarle tutte e non appena sarò in uno di questi posti con le Big Bench scatterò moltissime foto e le pubblicherò sui nostri social. Ma fatemi sapere nei commenti se voi avevate già sentito di queste Big Benches, se le avete già viste di persona o se intendete esplorarle quando sarete in Italia. Ovviamente se ci andate scattatevi una foto e taggate l'Ernamo, non dimenticatevi, perché assolutamente sono curiosa di vedere un po' dove si trovano tutte queste Big Benches, quali sono i paesaggi che offrono. Vi ricordo inoltre che se questo video vi è piaciuto potete lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e condividere questo video con tutti gli appassionati di escursioni e di paesaggi mozzafiato, nonché di fotografie artistiche. Perché il passaparola è il modo migliore per diffondere la cultura delle Big Benches. Se poi siete alla ricerca di altri percorsi interessanti e poco conosciuti da realizzare in Italia, non dimenticate di guardare il video dedicato proprio ai percorsi in treno più affascinanti e poco conosciuti che si possono fare in Italia. Esperienze uniche, sensazionali, irripetibili. Per saperne di più potete guardare il nostro video che trovate come sempre in alto nella card e giù nella descrizione. Non dimenticate inoltre che se avete bisogno di qualsiasi informazione riguardo la grammatica o la cultura italiana potete passare dal nostro sito lernamo.com e non dimenticate di seguire l'Ernamo su tutti i social, su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok. Ah, quasi me ne stavo dimenticando, abbiamo anche un canale Telegram adesso, quindi se ancora non lo avete fatto iscrivetevi anche a quello. Altrimenti noi ci rivediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!